Dopo un mese di episodi settimanali su come utilizzare i tuoi filati di avanzo, siamo giunti a quello che secondo me è l'episodio conclusivo, per ora, di questo progetto e di questa serie. Ciao, io sono Nene, sono un artista di filato che utilizza fili per realizzare tantissime cose in ricamo, punch needle, uncinetto, maglia. Questo mese ho realizzato un video alla settimana dove ho utilizzato filati di avanzo per creare i progetti più svariati. Oggi sono qui per proporti 3 progetti, tutti realizzati con un singolo gomitolo. Per quelle occasioni in cui ti è avanzato un intero gomitolo da un progetto o ti hanno regalato un intero gomitolo da progetti avanzati di amici, parenti, familiari, eccetera, eccetera, e con quel singolo gomitolo si possono fare singoli oggetti. Ieri mi sono visto con la mia amica Victoria, che sta traslocando e quindi sta donando un sacco di gomitoli. Mi ha dato un sacchetto di gomitoli da portare al crochet club locale, in modo che possano usarli e sfruttarli, ma ho trovato questo tipo di filato bello spesso, bello chunky, di questo bellissimo color lavanda. Ce ne sono 2 gomitoli di questa dimensione e ho sempre voluto provare a lavorare un filato chunky. Non è molto il mio vibe, ma ho una cara amica che mi ha chiesto di farle un berretto e so che a lei piace moltissimo questo colore, quindi penso che sia l'occasione perfetta per me provare a lavorare questo tipo di filato spesso e realizzare un berretto per lei. Assolutamente non è stagione. Ma lungi da me aspettare, sono felice di metterlo in atto subito finché ne ho voglia e mi ispira. Non ho mai realizzato un berretto con filato chunky, ma una volta ho visto un video in cui una persona lo faceva e altro non faceva che realizzare un rettangolo e poi quello che faceva non era altro che cucire assieme 2 lati del rettangolo in modo da realizzare un tubo e unire la parte superiore, tutto il lato superiore del tubo, in modo da avere un cappello. Funzionerà? Non lo so, proviamo. Allora, non avendo nessuna etichetta per questo gomitolo, non ho né idea della composizione del filato e non ho abbastanza esperienza per capirlo semplicemente toccandolo e non ho idea dell'uncinetto o del ferro, del numero di uncinetto di ferro consigliato. Quindi ho preso l'uncinetto più grande che ho, che è un 12 mm, perché non l'avevo ancora mai usato e mi divertiva a provarlo e quindi ho intanto realizzato una catenella. Per realizzare la catenella, praticamente quello che sto immaginando, è un po' difficile da spiegare. Quello che sto immaginando è che debba unirsi sulla parte più alta della testa e poi riuscire a fare tutto il lato fino a coprire le orecchie più o meno, perché è un berretto invernale, vorrei che fosse abbastanza caldo, e avere comunque un po' di catenelle per ripiegarlo e quindi avere la fascia tutto intorno. Quindi questo è come ho preso la misura per farlo. Funzionerà? Ho lavorato circa un'ora e ho finito il primo gomitolo dei 2 e sono più o meno a questo punto. Sto facendo questo effetto un po' corrugato, lavorando sempre il back loop della catenella, così per dargli un po' di in realtà perché non avevo idea di come fare la parte rigirata corrugata e la parte superiore invece piatta, non potendo contare quante catenelle o non essendo sicuro benissimo della costruzione. Quindi ho detto, se lo faccio tutto corrugato è un effetto che mi piace esteticamente, gli dà anche un tocco in più e poi quindi comunque la parte piegata sembrerà un bel ribbing e il resto della parte avrà questa texture. Ho finito un gomitolo e questa è la dimensione del pannello che ho. Sono leggermente preoccupato perché, come dire, mi copre la fronte e il resto della testa, si sa, è molto più grande della fronte, cioè la circonferenza totale non è... È vero che ha elasticità, quindi forse
forse una volta indossato, almeno la parte bassa sarà super elastica e quindi l'effetto da indossato sarà tipo... Ah, sembra un po' un cappello, forse un po' troppo alto, l'ho fatto troppo alto, vero? Forse però posso fare il ribbing più alto. Chi mi ferma dal fare il ribbing più alto? Nessuno. Oh my god, sto facendo un cappello? Ok. Quindi ora unirò il secondo gomitolo, mi lascerò il filo per cucirlo assieme e mi lascerò il filo per stringere la parte superiore. Potrei anche metterci un pompon. Ok, vedremo cosa succederà, però sono molto contento di come sta uscendo e così velocemente. Mi dimentico quanto sia veloce lavorare con filati spessi, quando fai maglioni con ferri da 3, ferri da 4, al massimo ferri da 5 mm e poi lavori in 12 mm, sei tipo meno di un'ora? Damn! Abbiamo fatto un tubo! Potrebbe essere un grande scaldacollo, ma no, ora userò quest'ultimo pezzo di filato e letteralmente questo è tutto il filato che ho per stringere la parte superiore del cappello il più possibile e questo in teoria dovrebbe creare un cappello. Ho chiuso tirando un bel po' la parte superiore e ho nascosto il filo all'interno di una delle trecce e l'idea è che tutto questo è il retro, visto che qui ci sono le codine dei due gomitoli uniti, quindi ora lo giro e voilà. Oh my god! Queste sono tipo 2 ore e mezza di lavoro? Un gomitolo intero. Io credo che i 2 gomitoli separati erano stati separati per non so quale ragione, ma secondo me è un gomitolo intero. Ed è stato velocissimo da fare ed è uscito abbastanza bene. Facciamo una prova? Allora, non è il mio colore, ma è un look molto bello, è stato velocissimo da fare. Ho le orecchie coperte, ho la testa coperta. Sulla parte più alta c'è ancora un microscopico buco, ma non riuscivo a fare meglio di così, però è praticamente chiuso, nel senso gli strati di filo sono abbastanza che è praticamente chiuso. Qui chiaramente chiamerebbe un pompon, sarebbe proprio perfetto per nascondere quella che è un po' una chiusura non particolarmente bella. È un regalo, valuterò di chiedere all'amica a cui lo regalo se potrebbe farle piacere avere un pompon sopra, perché secondo me sarebbe molto carino. Mani, vuoi un pompon su questo berretto? Però è un bellissimo colore, una bellissima lavorazione, è stato effettivamente facilissimo, è stato fare un rettangolo, unirlo e voilà. Ed è un berretto che tiene caldo, è un berretto che fitta giusto, è un berretto per l'inverno. Questo era il primo progetto, ho realizzato quindi questo cappello chunky color lavanda, mi ha divertito un sacco ed è piaciuto moltissimo alla mia amica Mani di Paperfest Studio a cui l'ho regalato. Yes! Questo caldo, per questo Slay! freddo. Proprio per questo freddo. Come sta? Benissimo.
Per il progetto successivo ho deciso di unire due filati tenuti assieme, entrambi di cotone, un filato beige e un filato verde scuro, che potreste riconoscere da alcuni miei video passati, sì, sono gli stessi filati che ho usato per fare i bucket hat, e li ho lavorati all'uncinetto per realizzare un portabottiglie. Potrebbe sembrare che io non abbia lavorato granché, ma questo è l'effetto della rete. Quindi in realtà ho già fatto 4 righe e appunto io sto usando un filo doppio, quindi è una rete abbastanza spessa, però questo sarà tutto il corpo della nostra borraccia fino in cima. E anche cose che cioè, siamo capitati, magari stanno andando tempo ci siamo trovati non so come si chiama, Finito il portaborraccia mentre ero a un craft date con amici e intelligentemente non ho portato la borraccia con me, quindi da qui dove ero arrivato e tutta la parte superiore l'ho fatta dicendo penso più o meno che questa sia l'altezza e questo sia la necessità di spessore. E ho fatto anche un piccolo anello, diciamo, in cui vorrei inserire un moschettone per poterlo poi tipo appendere alla borsa o portarlo in giro, ecco. Avevo pensato se fare una tracolla per portarlo in giro, ma secondo me è più comodo se lo rendo un accessorio che appendo alla borsa che già ho mentre vado in giro. Però bisogna vedere se la borraccia entra. Oh my god. Oh, ok, sono fiero di me stesso per aver preso ad occhio l'altezza e averla azzeccata decisamente. Eccolo qui, questo è un portaborraccia. Non ho finito nessuno dei due gomitoli che ho utilizzato, quindi né il beige né il verde, quindi credo onestamente che potrei farne quasi un altro con le stesse quantità, però al momento uno mi basta ed è molto comodo, facile, è stato molto facile e penso sarà anche molto utile. Quando ho iniziato a lavorare a questo portaborraccia non avevo in mente un'idea precisa di cosa stavo facendo, avevo guardato diverse immagini online e alla fine quello che ne è uscito mi è piaciuto talmente tanto ed è piaciuto tanto anche agli amici a cui l'ho mostrato che loro mi hanno chiesto se potevo scrivere le istruzioni, così potevano farlo anche loro. E così ho fatto, quindi ho realizzato un pattern gratuito che è disponibile sia in italiano che in inglese sul sito Ravelry. Trovi il link in descrizione di questo video, così puoi andare anche tu a realizzare il tuo portaborraccia fatto in scrap yarn. Nelle istruzioni ho inserito sia l'accessorio portamoschettone, così come ho appeso alla mia borsa, ma ho anche inserito le istruzioni per realizzare una tracolla o una maniglia o uno strap di qualsiasi tipo, quindi puoi realizzare il tuo portaborraccia come meglio preferisci e le istruzioni ci sono sia per la borraccia da mezzo litro sia per quella da 1 litro. È un pattern completamente gratuito, non ha foto ma ha tutte le istruzioni scritte ben spiegate, quindi dovrebbe essere super comprensibile anche per chi è agli inizi. Qui ho attaccato il mio portaborraccia alla mia Archer Bag, altro pattern gratuito che è disponibile sia in italiano che in inglese su Ravelry, così puoi realizzarla anche tu. Anche questa realizzata con filati di scarto. È stata proprio il primo episodio di questa serie di video in cui realizzo progetti con filati di scarto che ho pubblicato qui su YouTube, quindi se vuoi puoi andare a vedere anche come ho realizzato questo progetto. E come terzo progetto volevo qualcosa di molto semplice, quindi ho scelto qualcosa che ho già fatto in passato e semplicemente l'ho fatto in un altro colore con un altro gomitolo. Di fare un'altra simil Sophie Scarf, quella The Simple Thing, quindi super super facile.
Questa sciarpa è stata realizzata con il gomitolo di avanzo del mio primissimo maglione mai fatto a maglia, realizzato in un misto di alpaca e cotone. Mi era avanzato un intero gomitolo blu più qualche filetto e quindi ho deciso di farne una lunga sciarpa sullo stile della Sophie Scarf, ma con un pattern gratuito che io trovo super utile perché ha un video tutorial di come si realizza il cast on e il cast off, quindi l'inizio e la fine di questa sciarpa, che secondo me sono i punti più delicati e più difficili. Comodissimo poter guardare un video, riuscire a capire come farli e poi tutto il resto della sciarpa è davvero molto molto semplice. Quella che ho realizzato per me all'epoca l'avevo fatta in colore rosso e l'avevo fatta molto più corta, si fa solo un singolo nodo intorno al collo, mentre stavolta, avendo l'intero gomitolo, ho potuto realizzare una sciarpa di una lunghezza degna, diciamo. Questo blu è praticamente il colore preferito di una delle mie più care amiche, quindi ho deciso che questa sciarpa sarà un regalo per lei e beh, spoiler, perché vedrà questo video, lo scoprirà, ma arriverà per il suo compleanno che è in ottobre, quindi sarà anche giusta per la stagione. Si trovano tantissimi progetti online da realizzare con un singolo gomitolo e secondo me è uno dei modi più veloci per fare un progetto che si lavora velocemente, si riesce a realizzare e ti dà quella soddisfazione di aver utilizzato un gomitolo che altrimenti sarebbe rimasto in un cassetto per sempre e di aver comunque portato a casa un progetto finito. Quindi queste sono solamente 3 idee delle tantissime altre che si possono trovare. Io spero davvero tantissimo che questa serie di video ti abbia ispirato ad utilizzare la tua scrap yarn. Al momento finisco questi video con queste idee di progetto a singolo gomitolo, ma sicuramente farò altri video in futuro, tornerò con un sacco di altre novità per l'autunno. Sarò ad Abilmente. Quindi se siete in zona ci possiamo vedere a market o a fiere, o se siete online vi aspetto qui sul canale per tantissimi altri video. Se ti è piaciuto puoi lasciarmi un commento, puoi lasciarmi un like, iscriviti, tutte le altre cose che si fanno. Ti aspetto sui miei social se vuoi vedere come va la vita al di fuori di questi video e non vedo l'ora di fare altri nuovi progetti e poterli condividere con te. Grazie mille per aver visto il video fino a qui, ci vediamo al prossimo.